Buongiorno, iniziamo con una serie di esercizi semplici mirati alla stimolazione del recettore podalico che hanno come obiettivo sia un lavoro posturale che un lavoro riflesso sulla normalizzazione dei visceri. La stimolazione podalica permette di stimolare attraverso la pianta del piede i visceri e i recettori podalici deputati all'organizzazione della postura, essendo il piede il tampone terminale, è colui che può essere la causa o la vittima dei disequilibri dovuti a delle posture prolungate e scorrette. Le densità differenti dei tappeti, giallo, verde, blu e rosso, permettono costantemente differenti stimoli afferenti che attraverso le vie spino-taramiche e spino-vestibolari raggiungono i centri superiori e immediatamente, con una velocità di 80 metri al secondo, riscendono per informare di eventuali cambiamenti. Partendo dallo stimolo sulla superficie gialla, che è la superficie che rappresenta la sabbia del mare, oppure che rappresenta una superficie che accoglie il piede in maniera dolce, morbida e rilasciata. Questa accoglienza permette al piede di riadattarsi e di riprendere la sua normale struttura, che purtroppo è modificata spesso dalle scarpe che portiamo. Le scarpe che portiamo purtroppo sono delle solette con delle caratteristiche che alle volte sono corrette per il nostro piede e alle volte non sono corrette, ma sono solo delle scarpe con delle solette che vengono utilizzate per un discorso estetico. La scelta della scarpa è importantissima e spesso noi scegliamo delle scarpe che non sono confacenti alla struttura del nostro piede. La superficie verde è una superficie un po' più intensa, lo stimolo diventa un pochettino più deciso, però inizia a dare delle informazioni al cuore periferico, che è il nostro piede, e migliora la circolazione degli arti inferiori, comincia a dare degli stimoli interessanti alla colonna vertebrale fino su alla cervicale. Infatti dopo la stimolazione podalica noi avvertiamo sempre una sensazione di benessere generale, locale, e questo benessere ha un effetto a cascata perché si prolunga dopo la stimolazione per svariate ore. Ripetendo questa stimolazione tutti i giorni, noi iniziamo a dare degli stimoli corretti e una sensazione di benessere prolungata al nostro corpo. Ricordatevi che la stimolazione del piede non si ferma al piede, ma sale fino ai centri superiori, passando attraverso la colonna vertebrale, i muscoli paravertebrali,
i muscoli delle tre superfici, perché abbiamo una superficie muscolare profonda, media e superficiale, quindi avremo anche un rilassamento ai trapezi, avremo un rilassamento al quadrato dei lombi, avremo un rilassamento e una sensazione di benessere ai muscoli paravertebrali, ci fletteremo meglio, ci alzeremo meglio, cammineremo meglio. La superficie blu è una superficie che mima delle superfici più importanti, che possono essere quelle di un terreno di sabbia con dei sassolini, dei ciottoli, il ghiaietto. Diventa una stimolazione più incisiva del piede e permette sicuramente al piede di riappropriarsi della sua capacità. All'origine noi non avevamo le scarpe, camminavamo sempre a piedi nudi, poi la scarpa